Ciao a tutti, amici del leone. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per il periodo estivo. Sono previsioni generali fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche per l'estate 2022. Ok. Wow, il mondo! Per qualcuno si parla di un periodo di compimento. Si chiudono dei cicli per aprire dei cicli nuovi. La carta del mondo porta dei cambiamenti che normalmente sono cambiamenti veloci, ma sono cambiamenti in meglio, sono cambiamenti positivi. Si parla proprio di quello che è la chiusura di un ciclo. Il mondo è comunque l'arcano numero 21, quindi l'ultima carta degli arcani maggiori e parla di conseguenze di quelli che sono i cicli nuovi. Per qualcuno fa riferimento a uno spostamento, a un trasloco, a un trasferimento anche, o magari potrebbe fare riferimento a quello che è la ricerca di un bimbo, perché comunque il mondo fa riferimento a quello che potrebbe essere la nascita o il concepimento di un bambino. Quindi se state cercando un bambino, diciamo che il periodo estivo potrebbe essere un periodo molto fecondo. Allora, cominciamo con l'imperatore, l'appeso al contrario, 10 di coppe e 4 di coppe. Si parte da quello che è un periodo di stabilità con questo imperatore. Per qualcuno l'imperatore potrebbe rappresentare il padre, un datore di lavoro, un capo comunque, qualcuno che è più in alto di voi, diciamo. Ehm, e mi parla di stabilità, mi parla di concretezza, mi parla proprio anche di potere personale. C'è qualche cosa all'inizio dell'estate che si sblocca con questo appeso al contrario, c'è qualche tipo di sacrificio che giunge alla fine, c'è qualche tipo di sofferenza, uhm, un capitolo della vostra vita probabilmente si chiude. Ricordo che avete il mondo e parla di chiusure e cicli. Abbiamo anche questo 10 di coppe che essendo un 10 anche lui parla di chiusure e cicli. Quindi, in realtà è una carta che esprime un'energia di forte appagamento emotivo. È una carta che parla di unione anche da un punto di vista familiare, oppure di un gruppo, se per voi magari vibrasse come una stesa, diciamo, lavorativa. Quello che si sente è che c'è qualche cosa che in un certo senso vi manca. Questo 4 di coppe sento che, probabilmente state aspettando o state cercando di guardare qualche cosa fuori. Ehm, è come se non vedeste un altro tipo di opportunità. Il quattro di coppe è rappresentato bene, nel senso che c'è questa signorina lì seduta, un po' sconsolata, che, ha davanti a sé queste 3 coppe, ma non si rende conto che c'è una mano qui che sta offrendo un'altra coppa e non sta guardando, non vede letteralmente quello che potrebbero essere altre possibilità, altre, occasioni mi verrebbe anche da dire, o aiuti anche. L'8 di coppe al contrario, allora, l'otto di coppe normalmente fa riferimento a quello che è un viaggio interiore, è l'arcano minore dell'eremita e parla di quello che è un viaggio a livello introspettivo, ma per molte persone, visto che comunque qui abbiamo anche il mondo e parla di viaggio di trasferimento, anche questo potrebbe far riferimento a un viaggio in trasferimento. Diciamo che, siamo vicino al periodo delle vacanze, quindi magari per qualcuno si tratta di fare una vacanza, di organizzare un anche solo un fine settimana per esempio, ma è una cosa che in questo momento non si sta facendo, diciamo che è in forse, se vogliamo, a fine luglio. Inizio agosto, fine luglio, è ancora come se non sapeste
benissimo da che parte muovervi. Anche se poi vedo che con il cavaliere di bastoni qualche tipo di movimento lo fate, okay, qualche tipo di, avanzamento si fa. Il cavaliere di bastoni è comunque potrebbe anche rappresentare una persona che entra nella vostra vita in qualche modo, oppure, come vi dicevo prima, un'azione che voi fate, in qualche direzione. Abbiamo poi anche la carta della giustizia e 6 di coppe. Qui si potrebbe parlare di qualche tipo di giustizia divina, perché abbiamo anche 6 di coppe che fa riferimento alle anime gemelle per molte persone. Oppure potrebbe fare riferimento a quello che è una situazione del passato dove arriva in qualche modo un equilibrio, una giustizia. C'è qualcuno qui con questo cavaliere di bastoni che sta andando verso quello che è un equilibrio, che poi sia da riferire, diciamo così, a quello che è una situazione passata, una relazione passata, un senso di nostalgia. C'è qualche cosa inerente comunque a un passato, un ricordo, una melanconia, Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Allora abbiamo un asso di denari al contrario e, è come ripeto, allora qui avete tutte le potenzialità per cambiare durante quest'estate quello che potrebbe essere la vostra zona di residenza, il vostro modo di pensare, il vostro status sociale, c'è quello che è un cambio a 360 gradi con quello che è il mondo e c'è anche lo sblocco con quello che è l'appeso al contrario, quindi potenzialmente le possibilità potrebbero esserci, anche perché avete questo 10 di coppe che parla di un forte appagamento. Qui si tratta di capire verso che direzione andare, okay? Si tratta di capire qual è la strada giusta per voi. La giustizia vi aiuta anche a tagliare, cose che magari del passato non vi aiutano più. È come se qui faceste, la scelta, decideste di fare dei tagli. Qui diventate effettivi, agite. Qui state ancora un po' pensando a che tipi di tagli fare, secondo me, a quali sono le possibilità che potreste avere avanti con questo sblocco dell'appeso al contrario e qui iniziate a fare dei movimenti verso quello che è il tagliare, potrebbe anche essere un qualche tipo di situazione di relazione o di sogno legato al passato con questo 6 di coppe, e a settembre, diciamo verso fine estate, settembre, avete questo bellissimo asso di denari, che è vero, è girato al contrario, però c'è. Quindi si sta per iniziare quello che magari qui ancora c'era difficoltà in questa zona, diciamo, in queste 2 carte sento che c'era una difficoltà, qui si inizia a fare un movimento per iniziare a tagliare quello che non serve più inerente al passato, quello che non serve più per certi versi abbiamo 2 carte che fan riferimento anche al bambino interiore. Quindi qualcuno qui sta anche facendo un lavoro, che è quello di cui parla l'8 di coppe. Questa era una fase statica. In agosto sento che si muove proprio qualche cosa a livello interno. Si muove qualche cosa a livello di: "Okay, adesso basta. Adesso vado avanti per la mia strada. Inizio a tagliare quello che non serve più per iniziare a seminare quello che è la mia nuova vita". E finiamo il periodo, ragazzi, con la carta della forza, la carta della ruota della fortuna e la carta del 2 di pentacoli. Sono carte estremamente positive. La carta della forza parla sì di forza di volontà, ma parla anche di apertura del cuore, parla di sicurezza di sé, parla di trovare il coraggio nell'effettuare una scelta. E poi abbiamo la ruota della fortuna che arriva come una benedizione. Quindi abbiamo mondo e ruota della fortuna, per cui cambi, 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 cambi. Avendo anche il 2 di pentacoli e il 6 di coppe sopra il 2 di pentacoli, quello che sento io è che qui si parla di un ciclo karmico, di un ciclo perché abbiamo la ruota del destino anche. Quindi qui si parla di qualcuno che sta rompendo gli schemi di un determinato ciclo karmico. State uscendo da quello che è un circuito ripetitivo, dovuto al karma proprio. È proprio perché l'8 di coppe ce l'avete e quindi magari siete un po' spaventati da questo tipo di percorso che dovreste o potreste fare, ma io sento che a livello di istinto proprio, siete verso quello che è il
tagliare quello che non vi serve più, per ricominciare quello che è la vostra vita, una nuova vita, un nuovo ciclo karmico. E normalmente quando c'è la ruota e il mondo sono cicli positivi, ok? Quelli che iniziano. Andiamo a vedere ancora una carta con grazie. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni. Osservazione. Espandi la tua consapevolezza osservando la matrice divina della vita, e difatti io qui vi parlavo di cicli karmici. L'energia non si distrugge, cambia, si trasforma, ma comunque lavora a cicli. C'è sempre il periodo in cui si sale e il periodo in cui si scende, il periodo in cui si sale e il periodo in cui si scende. Ok? Qui si tratta di rompere quel ciclo karmico. Osservate, diventare osservatori di se stessi e osservare come voi vi comportate all'interno di qualche dinamica specifica. Allora, quando le persone vi, non lo so, vi stuzzicano e vi dicono quella cosa lì e va a toccare quel nervo scoperto lì, voi magari reagite in un determinato modo. Si tratta di chiedersi: perché reagisco così? Cos'è che mi fa arrabbiare? Cos'è che mi rende insicuro o insicura? Che cos'è che mi dà quel fastidio per cui io ho quel sentimento di rabbia, paura, non lo so, rifiuto, quello che è. Quindi si tratta veramente di diventare osservatori di voi stessi. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!